Buongiorno a tutti, sono Daniele di Villa Calicantus e oggi parliamo di futuro. Ci troviamo nella parte bassa della proprietà e alle mie spalle quella che vedete è la collina sulle quali diamo le nostre viti. È un terreno completamente diverso questo rispetto alla sommità della collina. Sulla collina il terreno è ricco di sassi, ha più minerali e ha un'esposizione maggiore al sole. Il sole arriva dai primi minuti dopo l'alba. Invece qui il terreno è per il primo metro molto più ricco, con pochi sassi e dopodiché abbiamo ghiaia che fa sì che anche durante l'acquazzone più intenso estivo l'acqua possa drenare senza problemi. E dopodiché il sole arriva un paio d'ore più tardi rispetto alla sommità della collina. Quindi abbiamo pensato che questo potrebbe essere il terreno ideale per il nostro chiaretto, il bardolino chiaretto, che è il nostro rasè di base che vogliamo più leggero, tra gli 11 e i 12 gradi, quindi non abbiamo bisogno di un'esposizione estrema. E per questo motivo è da 2 anni che lo stiamo preparando. Vedete che quest'erba l'abbiamo seminata, la seminiamo ogni 6 mesi e è composta da 10 tipi diversi di erbe che vanno naturalmente l'una a arricchire il terreno, l'altra a rilasciare delle sostanze naturali che allontanano parassiti possibili delle radici delle viti. Quindi 2 anni di preparazione, l'anno prossimo andremo a piantare le viti e la prima vendemmia di questa parcella arriverà nel 2020. Quindi capite bene quanto tempo serve prima di avere la prima vendemmia da una parcella preparata bene, perché ci siamo detti che le viti non si piantano per sé ma per i propri figli e quindi abbiamo bisogno che il terreno nel quale poi le radici si affonderanno dovrà essere perfetto. Quindi voilà, cerchiamo di rispettare i tempi della natura perché un terreno non si prepara in 6 mesi e quindi voilà. Questo ci fa pensare una cosa, secondo me, fondamentale, che l'agricoltore non deve pensarsi esclusivamente come un imprenditore, ma innanzitutto si deve pensare come ad un custode di un bene comune, che è la terra, perché possiamo possedere la terra legalmente, diciamo così, ma non moralmente, perché sotto la terra ci sono le falde acquifere che non sono nostre, non sono di nessuno, sono un bene comune maggiore e quindi se portiamo avanti un certo tipo di agricoltura chimica con pesticidi diserbanti, è naturale che quei pesticidi diserbanti non vadano su, ma vadano giù e vadano a inquinare quelle falde acquifere. Quindi lavoriamo per sensibilizzare il consumatore e il produttore a andare in una certa direzione. Grazie per aver visto questo video, vi aspettiamo al Vinitaly il 10, l'11 e il 12 aprile, siamo nella parte del Vivit, grazie ancora e a presto.